UEFA Football ha chiuso e fino a qui ci eravamo arrivati. Tutta la storia della Consob penso che ormai l'avete sentita, risentita, ma non sono qui né per fare la morale né per niente, è soltanto un po' per discutere con voi e soprattutto per capire almeno cosa ho capito io, soprattutto delle cose molto interessanti che ci sono dietro a queste cose, ma dopo ci arriviamo, dopo ci spostiamo al PC e vi spiego un po' la situazione com'è. Ma detto questo, io avevo fatto uno short l'altro ieri su YouTube proprio per capire cosa ne pensavano le altre persone, ma non perché per dire ha chiuso, siete stati fregati, anche io ci ho perso soldi con UEFA, non l'ho condivisa, non l'ho fatta, c'ero dentro da un bel po', ho soltanto fatto i compound perché la utilizzavo così. Effettivamente, vabbè, poi ci arriviamo a tutto questo discorso, infatti dopo magari vi faccio vedere il video che ci avevo salvato, anche perché oltre a UEFA, come sapete, anche BAPA, anche F, 3F ha chiuso, dopo vi faccio vedere quanto ci avevamo sul conto, quanto sono riuscito a tirare fuori, dopo facciamo un po' di calcoli, anche perché ci sono molte persone che hanno vinto, molte persone che hanno perso, è questo che volevo sapere io più o meno, per questo ho fatto lo short dicendo voi cosa ne pensate, ci siete rimasti male, siete riusciti comunque a guadagnare, comunque ripeto è stata in piedi credo più di 8 mesi, confermatevi voi perché adesso non mi ricordo precisamente, ma cioè, una durata del genere con percentuali del genere secondo me devi andare in profitto, non devi lasciare i soldi all'interno troppo tempo, se sei stato all'inizio, se l'hai conosciuto alla fine. È rischioso entrare quando sono aperte da molto tempo queste piattaforme, ma comunque dopo magari apriamo una parentesi anche su come sfruttarle appunto queste piattaforme perché io assolutamente sono pro a sfruttare queste cose. Quindi inizialmente ovviamente dopo aver pubblicato appunto questo short, inizialmente vabbè i primi messaggi erano appunto su quello che stava succedendo, sembra che sia un problema per Android, non per iOS, infatti a me faceva ancora accedere, tutti dicevano non è più accessibile, non è più accessibile. Funzionava ancora, dopo che l'articolo della Consob lì stava cominciando un po' a girare. Nell'articolo della Consob c'è scritto che qualcuno ha segnalato UEFA Football, sì, vera questa cosa. Comunque lì c'era ancora il panico, non era ancora niente di certo, non si sapeva, c'è qualcuno che dice per iOS funziona benissimo, speriamo che riapra. Qualcuno che chiedeva ma a voi funzionano i prelievi, a me no, così. Poi loro avevano detto avevano lanciato quel messaggio dove dicevano noi dobbiamo pagare le tasse, quindi se voi prelevate dovete rinviarci la cifra, il 26%, in modo che poi dobbiamo andare a pagare le tasse tutto in un giorno, entro 24 ore, se no vabbè, cazzate enorme, ovviamente spero che nessuno ha rinviato di nuovo i soldi per permettergli di pagare le tasse, cazzate ovviamente. Quindi qui c'era qualcuno che chiedeva appunto come si fa a pagare le tasse, non pagare nulla, qualcuno che dava consigli, assolutamente fatto benissimo. Poi c'è questo commento che, questo qui lo voglio, anzi mi faccio lo screen proprio adesso, questo lo voglio mettere perché è carino. Giusto per capire, tu sei uno che ha investito i suoi soldi o solamente uno dei tanti salvatori della patria di sto VIP che non fanno altro che screditare e gettare fango su qualcosa che poteva essere usufruito veramente da chiunque per tirare qualche soldino sulle cripto? Io sono uno di quello che ha investito e anzi ci ha perso, sono assolutamente, ripeto, pro a sfruttare queste cose, però bisogna sapere anche come sfruttarle, bisogna sapere che si vince e che si perde. Non sono assolutamente un salvatore, cioè nel senso, anzi penso che chi mi segue lo sa che io cerco di sfruttare, anzi se ho l'occasione di portare qualcosa del genere che magari sembra durare di più e così, cioè assolutamente, ovviamente ripeto deve essere anche preparato qualcuno dall'altro lato a capire cosa si sta facendo, perché effettivamente io vedo qualcuno che non mi fa prelevare, ho perso i miei soldi, cioè magari la prende troppo come una piattaforma della vita, oppure qualcuno, vedo qualche commento che se la prende addirittura con la Consob per dire, cioè noi stavamo guadagnando, andava tutto bene, voi avete rovinato tutto. Cioè, dobbiamo capire un po' di cosa si tratta, cioè sono schemi piramidali, non è che veramente facevano le giocate e tutto il resto, però
Chi vuole sfruttare queste cose, ripeto, ci sta. Un giorno uno mi mandò un messaggio e disse: secondo te conviene investire in FFF? Io dissi ovviamente no, perché non consiglio, cioè nel senso lo faccio per me, ci perdo io. Poi ecco, qualcuno che vede che lo faccio, ci sta, che magari lo prova, ma appunto, ripeto, cerco comunque di far capire che c'è un rischio, cioè non vado a dire ragazzi FF è l'investimento della vita, metteteci i soldi, vai, andate tranquilli, cioè non esiste. Quindi mi aspetto che dall'altro lato quello capisca che effettivamente c'è il rischio e tutto il resto. Comunque questa persona un giorno mi scrisse: conviene entrare in FF, consigli? No, assolutamente no, stanne fuori. E lui invece mi rispose così, dice: guarda, ti posso dire una cosa, io gioco circa 50 euro al mese in schedine, scommesse, queste cose qua. Invece di giocare sto mese 50 euro lì, che comunque li perdo perché non ho mai vinto, se li metto in FFF, faccio finta che li ho persi. Se recupero, ok. FF è durata credo 2 mesi forse. E hai recuperato perché ti faceva con queste percentuali in 25 giorni, 26 giorni, forse 30 giorni, che facendo interesse composto rientravi nell'investimento. Ovviamente se poi cominciavi a tirare fuori eh, eri in guadagno. Quindi consideriamo UEFA che è durata 8 mesi, eri in straguadagno. Per questo dico, non so come chi l'ha scoperta all'inizio, ovviamente, non so, spero che non ci abbia perso soldi, spero che abbia tirato fuori. Perché vedo che anche c'è qualcuno che lasciava tutto il capitale per tutti gli 8 mesi, perché qualcuno infatti diceva, io pensavo, ho lasciato tutto lì perché pensavo durasse fino ai mondiali. E questa cosa è rimbombata, io la sentivo anche all'interno dei gruppi dire no, sicuramente dura fine mondiali, sicuramente non dobbiamo essere mai sicuri perché questi quando raggiungono un certo limite scappano. Poi dopo vi spiego anche lo schema che c'è dietro anche loro, come funzionano queste cose, e ne sono quasi certo, quindi dopo andiamo a vedere un attimo come funzionano. C'è anche un certo tipo di ragionamento che fanno loro, come la impostano, c'è carina sta cosa. E niente, spariti i soldi e le app non ci fanno neanche più mettere le credenziali di accesso, account sospeso, una truffa piramidale per analfabetici, sono cascato come un idiota. E mi dispiace che ci sei cascato, però spero che chi te l'abbia presentato oppure chi ti abbia fatto conoscere questa cosa ti abbia fatto capire che c'era un rischio di perdere tutto e non l'abbiano presentata come l'investimento della vita. È quello che è la cosa più sbagliata. Quando ti dicono metti tutto qui, vai tranquillo, questo per te durerà, farà... No, cioè metti qui, fai conto che li hai bruciati i soldi. Se ci tiri qualcosa fuori è buono, se no è bruciato. Comunque, ripeto, non siamo qui per fare la morale. Direi di spostarci al PC, andiamo a vedere un po' quanto ho guadagnato, quanto ho perso, e andiamo a vedere un attimo, vi spiego pure quella situazione su come funzionavano queste qua e perché crollando UEFA sono crollate anche le altre soprattutto, poi adesso ci arriviamo. Direi di partire da UEFA Football. Ovviamente il sito non si apre più, io non avevo nemmeno provato ieri, ma va bene così. Io direi di andare in una pagina pulita perché poi vi devo spiegare quella cosa. Ho aperto Photoshop così e andrei a mettere UEFA Football così. Come è andata con UEFA, vi dico la mia esperienza. All'inizio quando me l'hanno presentata, sinceramente non gli avrei dato un euro, cioè nel senso pensavo durasse veramente pochissimo. Tipo ho detto questa manco un mesetto non ci arriva. E invece è durata ben 8 mesi, più o meno. Adesso lasciatemi passare perché non mi ricordo precisamente. Ripeto, è durata 8 mesi. Io sono entrato, forse dopo qualche mese, sono entrato con 20... Bello sto 20, con 20 dollari. E non ho fatto tutte le giocate, ma dopo qualche mese sono arrivato a circa 78 dollari adesso se non erro. Non ho mai prelevato, mai fatto un prelievo perché questa qui la lasciavo correre, ho detto faccio compound fin quando non arriverò a un certo numero. Ovviamente anche io mi aspettavo che prima o poi chiudeva, ma tranquillamente ho fatto conto che li ho buttati. Adesso passiamo ad FFF, piattaforma che invece io stavo utilizzando, come vedevate anche nei video settimanali, io la inserivo ovviamente con tutte le precauzioni da dare, però sapete io condivido tutto quello che faccio e se andiamo a provare il login vediamo che non ci farà entrare, credo,
Ecco qua, ci dice che username è invalido, vabbè, comunque sia, non ci farà entrare. FFF invece l'ho sfruttata per bene, anche perché c'avevo un bel po' di soldi su quello, quando al momento della chiusura c'avevo tipo 1700, 1800 su, e infatti ce l'ho nel video perché avevo preparato proprio un video che doveva uscire. Ecco qua, questo è il video che doveva uscire. C'avevo, come vedete, 1781 euro sopra. Quello che sono riuscito a tirare fuori, però, perché io sono partito veramente con tantissimo, infatti andiamo a mettere FF qua, sono partito con 500, partenza 500, poi qui un po' di rete l'ho fatta, c'è stato, poi vabbè, tantissimo compound, infatti sono arrivato a 1000, ho fatto il compound 1500, stavo continuando. Quello che ho tirato fuori è circa 5000, al di là di quello che ho perso. Quindi questo qua da 500 ha portato a 5000. Qua ho tirato fuori, al di fuori appunto di quello che ho perso. Ma perché li sto mettendo in questo modo? Perché qui c'è anche Baba. Baba io non l'ho fatta perché non mi piaceva, credo che forse dava percentuali troppo alte, qualcosa del genere, comunque non mi convinceva, ma io non sapevo di tutta questa storia che adesso vi vado a dire. Perché ieri crollando UEFA si è portato tutto dietro. Ora la cosa più semplice da pensare, e molto probabilmente è così, può darsi anche che mi sto sbagliando, la cosa più probabile da pensare è dire UEFA è stata eliminata, arrivano le piattaforme. UEFA è stata eliminata, tutte le persone cominciano a prelevare anche da qui, e quindi anche loro ovviamente sono costretti a chiudere, altrimenti ci avrebbero perso. E invece quello che è emerso da questa vicenda, perché poi eh, ho sentito parlare anche persone un po' a livello un po' più alto, ripeto, questo è quello che ho capito, che UEFA veniva retta da queste due. Come funzionano questi schemi? In pratica loro vanno a creare una sorta di schema piramidale all'interno dello schema piramidale. Loro sono partiti con UEFA 8 mesi fa, dopo qualche, non so, un po' di tempo è uscita BAPA, che con un po' di soldi andava a sostenere anche questa. Dopo ancora un po' di tempo era uscita FFF, con un po' di soldi andava a sostenere questa. Ne sono uscite altre che adesso non ricordo il nome, mi hanno proposto e sono state chiuse. Ovviamente tutta la chiusura di queste qua cosa va a fare? Va a portare soldi all'interno o di quest'altre o di UEFA direttamente. Cioè questi hanno chiuso, loro hanno preso tutti i soldi, li hanno trasferiti qui per mandarli avanti. Poi, chiudendo queste, dovevano trasferire i soldi per reggerla in più. Uno schema piramidale all'interno dello schema piramidale. Loro calcolano che più o meno ne esca una al mese per un tot di mesi, ne chiuda una al mese per un tot di mesi, facendo resistere la più forte e portando più soldi, più fiducia all'interno di quella più forte. Infatti la più forte era poi appunto UEFA, cioè c'erano persone che credevano fermamente in UEFA, addirittura, ripeto, come abbiamo visto, qualcuno pensava forse che era l'investimento della vita e tutto il resto, ma no, non è così. Ovviamente, perché allora ce ne sono altre che reggono? Ad esempio, io sto provando questa qui, come si chiama? PLML. Per ora sta reggendo. Perché non ha subito il colpo? Se tutti, come abbiamo detto nella prima ipotesi, se tutti cominciavano a prelevare da qui, non si capisce più niente, se tutti cominciavano a prelevare da qui, perché da PLML, ma come cazzo si chiama, non cominciavano a prelevare, e perché queste sono subito crollate e questa no? Perché fanno parte di una categoria, di uno schema diverso, quindi ci sarà un altro schema, questo qui è finito, e ci sarà quello lì con PLML. Cosa c'entra Siri? Chi ti sta chiamando? Ci sarà un altro schema con PLML, altre piattaforme, adesso tipo io conosco ICL, ce ne sono tantissime, ce ne sono tantissime. Un'altra che volevo provare era questa qui, YFB, adesso vediamo, comunque vabbè. PLML funziona più o meno allo stesso modo, anche qui ci sono delle giocate, anzi forse è più semplice perché tipo ci sono queste qua con il 100% di affidabilità, forse devo anche giocarla, sì, perché non l'ho giocata. C'è il bollino vicino, ti dice cosa devi giocare e ecco qua, vedete? Ad esempio qua dice 3 a 3, 100%.
questo qui vai sul sicuro, io gli metto sempre tutto, $201, anche qui ho cominciato, ok, conferma, e abbiamo fatto la giocata, mi sono trovato la giocata fatta. Qui io appunto ho messo $200 e anche qui me la rischio, farò un po' di compound, un po' di roba, vediamo se proseguirà. Ovviamente, ripeto, è una sezione a parte da quello che ci ho capito. Poi, ripeto, questa è una mia... sentendo voci, sentendo cose, è quello che ne ho capito. Quindi probabile sia così, probabile che non sia così. Fatto sta che, mi raccomando, ragazzi, ora è arrivato il momento di dirlo, state attenti, non prendetele per piattaforme della vita, se ne può approfittare, sicuramente sì, anzi chi ne ha approfittato di UEFA, cioè io con sti cazzo di $20, io se sapevo, se avessi creduto dall'inizio che UEFA potesse durare un bel po', ce ne avrei messo 1000 qui e magari non in FFF, anche io credevo che FFF al di là di UEFA potesse durare molto di più. Ma non è stato così, si è rischiato, ok, è andata bene perché ho investito tantissimo, sono partito subito a cannone, invece qua ne avrei voluto approfittare anche io molto molto di più di UEFA, vi dico la verità, ma va bene così, sono ondate che si prendono, si fanno, l'importante, ripeto, è prenderle come giochi alla fine, non ci facciamo illudere, UEFA non era nessuna azienda che faceva mangiare le persone, che portava a casa soldi, un sistema sicuro, cioè nulla di tutto questo, attenzione, nulla di tutto questo. Niente di che. Volevo fare un po' il punto della situazione, condividere con voi quello che ne era emerso da tutta questa vicenda, conoscendo un po' le vostre reazioni, un po' di pareri, un po' appunto di quello che ho fatto io. E niente, fatemi sapere ancora una volta la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.